La maggior parte di voi conosce il procedimento. Con il passare degli anni, il vostro sonno si sgretola. Vi rigirate fino alle 2 di notte. Vi alzate continuamente per andare in bagno. E quando finalmente riuscite a addormentarvi, vi svegliate 2 ore dopo senza motivo. Solo questa fastidiosa sensazione persistente di ansia e non riuscite a riaddormentarvi. Vi sembra familiare? Oggi vi mostrerò 3 esercizi che possono aiutarvi a addormentarvi più velocemente di qualsiasi pillola del sonno. E alla fine svelerò un frutto da mangiare regolarmente a cena che potrebbe aiutarvi a dormire tutta la notte senza svegliarvi. Guardate attentamente. Pensate a quando eravate più giovani. Uomini. Ricordate il vostro servizio militare. Ricordate come riuscivate ad addormentarvi immediatamente non appena la testa toccava il cuscino. Dormivate anche durante un treno, merci in corsa. Perché? Perché ogni giorno facevate uno sforzo fisico intenso. Il vostro corpo riceveva l'ordine di spegnersi e obbediva. Donne, ricordate quando crescevate i bambini e gestivate la casa, portando i figli in braccio tutto il giorno, facendo la spesa, senza sedervi neanche un secondo. Quando finalmente la testa toccava il cuscino, il corpo si spegneva istantaneamente. Oppure ricordate un lavoro faticoso in un settore manuale. Chi ha lavorato con le mani ricorda che si dormiva come un sasso, senza bisogno di sostanze chimiche o tisane. La conclusione è dura ma sincera. Per un buon sonno, il vostro corpo ha bisogno di fatica muscolare, non di una pillola. Lavoro muscolare onesto. Il vostro corpo deve implorare il riposo. Ma come quando avete 60 o 70 anni? Non farete una marcia forzata. Non avete le articolazioni, il tempo o il clima adatti. Allora, qual è la soluzione? Vi do 3 esercizi specifici. Fateli a casa 3 o 4 ore prima di andare a dormire. Così il vostro corpo raggiungerà quella stanchezza profonda e fondamentale in modo dolce e sicuro, direttamente nel vostro soggiorno. Come effetto collaterale, questi movimenti aiuteranno anche a ridurre la pressione sanguigna, rinforzeranno le gambe. E col tempo, salire le scale inizierà a sembrare più facile, con meno fiato corto in cima. Ricordate, i problemi di sonno non sono solo legati all'età, è la mancanza del segnale giusto al vostro corpo. E creeremo quel segnale proprio ora. Una regola fondamentale prima di iniziare. Fate tutto rigorosamente 3 o 4 ore prima di andare a dormire. Se lo fate subito prima di andare a letto, aumenterete la frequenza cardiaca e rimarrete a fissare il soffitto fino all'alba. In secondo luogo, se avete la pressione molto alta, se avete subito un intervento al cuore o problemi cardiaci gravi, o se le vostre articolazioni sono in cattive condizioni, consultate il medico prima di eseguire questi esercizi. Pronti? Partiamo. Primo esercizio, la marcia seduta con resistenza. La frase "con resistenza" trasforma un movimento semplice in un allenamento potente. Sedete su una sedia, non sul bordo. Sedete comodamente, piedi piatti a terra, alla larghezza delle anche, schiena rilassata ma non curva. Ora appoggiate i palmi sulle ginocchia. Quando sollevate una gamba, esercitate pressione con la mano dello stesso lato. Creare una resistenza artificiale. Non spingete forte, basta che il ginocchio lavori per salire. Sollevate lentamente. 2 secondi in salita. Mantenete 1 secondo in alto, poi 2 secondi in discesa. Il ritmo lento è fondamentale. Se oscillate la gamba come un pendolo, il muscolo lavora poco. Un ritmo lento significa lavoro onesto. Fate con me. Gamba destra, lentamente. 1, 2, e abbassate. Gamba sinistra. 1, 2, mantenete e abbassate. Lo sentite? Non so solo le cosce, anche le braccia, le spalle, il core. Tutti devono lavorare per mantenervi stabili. Un movimento semplice. Tutto il corpo coinvolto. Ora continuate da soli. 10 ripetizioni per gamba, 20 in totale. La respirazione resta calma attraverso il naso. Non trattenete il respiro. Mentre fate questo esercizio, osservate cosa succede dentro di voi. La ragione principale delle visite notturne in bagno è il liquido trattenuto, il vostro nemico nascosto. Si accumula nelle gambe durante il giorno, grazie alla gravità e all'inattività. Quando vi mettete a letto,
Quell'acqua sporca risale ai reni. I reni lavorano al massimo e alle 3 di notte vi svegli di colpo per andare in bagno. Ora, spingendo il ginocchio contro resistenza, state costringendo i muscoli della coscia a funzionare come una pompa potente. State letteralmente spingendo quel liquido verso l'alto mentre siete ancora svegli. State affrontando il problema prima ancora di andare a letto. Inoltre, questa tensione lenta elimina il cortisolo serale, l'ormone dello stress che provoca quella inutile ansia a mezzanotte. L'errore più comune: le persone oscillano la gamba velocemente, come un pendolo. Non fatelo. 2 secondi in salita, 2 secondi in discesa, il muscolo deve lavorare duro e onestamente. Passiamo al secondo rischio nascosto di cui nessuno vuole parlare: i crampi notturni ai polpacci e la sindrome delle gambe senza riposo. Svegliarsi con un dolore acuto e accecante al polpaccio, stringendo la gamba e senza riuscire a dormire, rovina la notte. Questo succede perché i muscoli non hanno fatto abbastanza lavoro durante il giorno. Si è accumulato scarto metabolico e di notte i muscoli si contraggono. Il secondo esercizio mira esattamente a questo meccanismo. Esercizio numero 2: sollevamenti dei polpacci. Seduti su una sedia, senza bisogno di alzarsi. Piedi a terra, alla stessa larghezza delle anche, ginocchia sopra i talloni. Le mani poggiate tranquillamente sulle ginocchia. Nessun sforzo, sollevate i talloni il più possibile. Mantenete per un secondo in alto e abbassate lentamente. 2-3 secondi in salita, 2-3 secondi in discesa. Non come una molla. Lentamente, altrimenti fanno il lavoro i tendini, non i muscoli. 3 serie da 15 ripetizioni. 20 secondi di pausa tra le serie. In totale 45 ripetizioni. La respirazione: inspirate attraverso il naso mentre sollevate, espirate attraverso la bocca mentre abbassate. Non trattenete il respiro. Perché funziona? I muscoli del polpaccio sono il vostro secondo cuore. In questo momento li state costringendo a pompare il sangue venoso verso l'alto. State eliminando quei metaboliti che provocano i crampi notturni. Inoltre, quando i polpacci iniziano a bruciare alla terza serie, le pareti dei vasi sanguigni rilasciano ossido nitrico. I vasi si dilatano. La pressione sanguigna scende in modo graduale. Non per 10 minuti, ma per diverse ore. Vai a letto senza che il cuore ti batta forte nel petto. Subito dopo lo stretching obbligatorio. Non saltare queste parti. Allunga la gamba destra davanti a te. Il tallone a terra. Tira le dita dei piedi verso di te con tutta la forza possibile. Se puoi, inclina il corpo in avanti e raggiungi con la mano i tuoi piedi. Tirali ancora più verso di te. Il ginocchio può essere leggermente piegato se necessario. Senti lo stretching lungo tutta la parte posteriore della gamba inferiore. È proprio lì. Mantieni questa posizione per 15 secondi. Falla 3 volte per la gamba destra, poi lo stesso per la sinistra. 3 volte, 15 secondi ciascuna. Questo rilassa completamente il muscolo e per la maggior parte delle persone quella crampi alle 3:00 del mattino semplicemente non si presenterà stasera. Esercizio numero 3: la posizione contro il muro. E ora l'arma principale della serata, la posizione contro il muro. Il movimento più potente dei 3. Questo è 3 in 1. Aiuta a abbassare la pressione sanguigna e l'effetto dura diverse ore. Molte persone notano che, quando sono a letto, il cuore non batte più come di solito. Rafforza i muscoli esatti che rendono più facile salire le scale e mantenere l'equilibrio. Questo non è solo un esercizio per stanotte, è un esercizio per la tua indipendenza tra 10 anni e dà al corpo una vera e propria stanchezza. Avvicinati a un muro. Premi la schiena contro il muro dalla spalla fino alla zona lombare. Posiziona i piedi a circa metà passo dal muro. Piedi alla larghezza dei fianchi. Ora scivola giù lungo il muro, non troppo in basso. Le ginocchia piegate a circa 45 gradi, non 90 gradi, 45 gradi, semplicemente abbastanza da sembrare di sedersi su uno sgabello alto. Le ginocchia devono rimanere sopra i talloni. Non lasciarle scivolare avanti oltre le dita dei piedi. Braccia. Incrocia le braccia sul petto o lascia che pendano ai lati.
Qualunque cosa tu faccia, non appoggiare le mani sulle ginocchia, non aiutarti. Sono le gambe a fare il lavoro. Mantieni questa posizione per 20 secondi il primo giorno, 2 serie. Riposa 30-40 secondi tra le serie. Ora, i 5 errori più comuni. Presta molta attenzione. Ecco perché la maggior parte delle persone smette di fare questo esercizio dicendo che non fa per loro. Non è l'esercizio, è il modo in cui lo fanno. Errore 1. Andare troppo in basso. Fino a un angolo di 90 gradi. Non farlo. 45 degrees è già uno sforzo serio. Scendere più in basso rovina le ginocchia. Errore 2. Schiena non aderente al muro. Se la parte bassa della schiena si stacca dal muro, il carico ricade sulla schiena invece che sulle gambe. Premi la colonna vertebrale tutta contro il muro, dall'alto in basso. Errore 3. Trattenere il respiro. Questo è quello pericoloso. Ascoltami bene. Devi respirare profondamente e lentamente tutto il tempo. L'unica cosa che deve essere tesa sono i muscoli delle gambe, il viso, le spalle, le braccia, il ventre rilassato. Se trattieni il respiro, la pressione salirà e l'esercizio diventerà dannoso invece che utile. Un test semplice. Se non riesci a parlare durante l'esercizio, sei teso nel modo sbagliato. Errore 4. Aiutarsi con le mani. Spingere sui ginocchi. Spingere di lato contro il muro. Non farlo. Sono le gambe a fare il lavoro da sole. Errore 5. E questo è il più importante. Lasciare che le ginocchia crollino verso l'interno. Questo succede a quasi tutti verso la fine di una serie quando le gambe si stancano. E molte persone nemmeno si rendono conto che sta succedendo. Le ginocchia dovrebbero puntare nella stessa direzione delle dita dei piedi, dritto davanti, non verso l'interno. Se le ginocchia crollano, faranno male e incolperai l'esercizio. L'esercizio è ottimo. Tu stavi solo sbagliando. Mentre mantieni questa posizione, pensa a questo. In una seduta di 10 minuti, il tuo medico non ha tempo di insegnarti tutto questo. È più veloce scrivere una prescrizione. Non è colpa loro, è il sistema. Ma la verità è che il tuo corpo ha le sue riserve e nessuno tranne te può attivarle. Ecco perché siamo qui. Studi sull'esercizio isometrico come questo mostrano cali misurabili della pressione sanguigna. E lo sentirai stasera quando il cuore non batterà più forte mentre ti sdrai. Se in questo momento, appoggiato al muro, le gambe ti tremano e iniziano a bruciare, premi il pulsante "Mi piace" su questo video. Quel tremore significa che il meccanismo è attivato. È proprio quella sensazione che porta il corpo al sonno. E se vuoi informazioni più dirette e senza fronzoli sul tuo corpo dopo i 60 anni, iscriviti al canale subito. Qui non addolciamo le cose. E un'ultima cosa, non essere un eroe il primo giorno. 20 secondi 2 volte. È tutto. La costanza batte il coraggio. 20 secondi ogni sera ti danno più di 5 minuti una volta alla settimana. Il tuo obiettivo nel tempo è arrivare a 1 minuto completo per serie. Ma saranno settimane da ora. Stasera, 20 secondi 2 volte. Facciamolo insieme. 3 esercizi, 15 minuti, 3-4 ore prima di andare a dormire. Numero 1. Marcia seduta con resistenza. 20 ripetizioni lente. Favorisce l'espulsione dei liquidi. Abbassa il cortisolo. Numero 2. Sollevamenti sui polpacci. 3 serie di 15 più lo stretching. Aiuta con le crampi. Aiuta a abbassare la pressione sanguigna. Numero 3. La posizione contro il muro. 20 secondi. 2 serie all'inizio. Dona al corpo il tipo di stanchezza sincera che lo porta al sonno. L'allenamento è finito. Puoi rilassarti sul divano. La parte più difficile è alle spalle. Come promesso, 3 bonus che trasformeranno questa fatica in un sonno profondo e ininterrotto. Bonus numero 1. Avvicinati a una finestra aperta per un paio di minuti. Non serve congelare. Basta respirare l'aria fresca della sera. Perché? Per addormentarsi, il nostro corpo ha bisogno di abbassare leggermente la temperatura interna. Questo cambio tra la temperatura ambientale e l'aria fresca della sera dà al cervello un segnale immediato. La giornata è finita. È ora di produrre melatonina. Bonus numero 2. Quel frutto di cui parlavo all'inizio, il kiwi. Mangia un kiwi 1 ora o 2 prima di andare a letto. Perché il kiwi?
Non è solo vitamina C. Un kiwi è una capsula naturale piena di serotonina. E di sera, il nostro corpo converte direttamente la serotonina in melatonina, l'ormone del sonno. Ecco un consiglio delicato per chi soffre di stitichezza. Mangia quel kiwi con la pelle ben lavata. La fibra della pelle aiuterà a far muovere le viscere. Così in modo così affidabile che potrai impostare il tuo orologio in base alle tue visite mattutine in bagno. E il terzo bonus, le ciliegie acide. Questo è il motivo per cui molti supermercati ingannano le persone. Se vai al supermercato e prendi succo di ciliegia dolce normale, non aiuterai il sonno. Stai assumendo una bomba di zucchero che farà salire l'insulina e ti lascerà completamente sveglio. Quella che desideri veramente è la ciliegia acida, quella a sprigna. Gli studi hanno dimostrato che il suo succo contiene una forma naturale di melatonina e l'effetto sulla qualità del sonno è ben documentato. Lascio il link agli studi nella descrizione sotto il video. Cerca il concentrato di succo di ciliegia acida al 100%. Solo un paio di cucchiai in un bicchiere d'acqua la sera e il tuo corpo riceve un vero segnale naturale di sonno e ti svegli con la mente lucida al mattino, non intontito. Quindi, ciliegie acide, kiwi e 15 minuti di lavoro mirato. Fai questo stasera e subito dimmi nei commenti quale dei 3 esercizi ti ha fatto bruciare di più le gambe. La wall sit o la marcia? Fammi sapere. Leggo ogni singolo commento. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. E a proposito, c'è un video sullo schermo che YouTube e io pensiamo proprio che tu non debba perderti. Cliccaci sopra, guardalo subito e ci vediamo lì. Buona fortuna!